Oggi siamo qui con un ragazzo che ha fatto una guerra e che ha anche ancora i segni sul corpo, si stava tatuando. Io ho approfittato magari per chiedergli un po' di cose, fargli un'intervista, perché un'esperienza di una persona straniera, lui è siriano, non è italiano, che ha fatto una guerra e che riporta anche i segni di questa sul corpo, potrebbe essere interessante anche per tante persone. Pertanto oggi facciamo una domanda a lui, ovviamente al passamontagna, per preservare la sua identità, perché comunque ha un passato di un certo tipo. Non diremo il suo nome, anche sempre lì per preservare la sua identità, però ci racconterà delle storie che secondo me sono interessanti. Lui è venuto da te perché che cosa vuole fare praticamente? Diciamo che vorrebbe far sparire delle cicatrici dovute a un combattimento, insomma, che poi adesso ci racconterà, che comunque gli hanno lasciato sul petto, vedete, comunque un cheloide molto molto alzato. Com'è successa sta cosa? Cioè, ti hanno sparato fucile, pistola, mitragliatore? Praticamente è successo del 2005, stavamo in un combattimento dove un cecchino praticamente mi ha sparato. Ah, proprio un cecchino Un col cecchino fucile. proprio. di precisione. Sì, allora il tipo dell'arma non so proprio precisa. Tra tutto io avevo il giubbotto, però il giubbotto era abbastanza vecchio e quindi non lo Poi so. magari non era proprio per un fucile da cecchino. Bravissimo, quindi quello che mi ha sparato sicuro avrà un'arma abbastanza Potente. e mi ha sparato qua nel mezzo Era in Libano, mi pare. era in vero? Libano, sì. C'era una guerra in Libano e tu È sapevi che ti stata- avrebbero potuto sparare. Cioè, Sì. o pensavi, Quando dici, a me non mi capiterà mai. Quando stai lì sempre ti auguri non ti capita a te perché magari ti capita a un tuo amico, però dici stai lì, Lo metti in conto. li metti in conto, certo. E quando ti hanno proprio sparato, che cosa hai pensato? Quando hai sentito il colpo? Allora, io il colpo non l'ho sentito, ho sentito solo praticamente ho preso una botta nel petto e poi mi sono svenuto, cioè è rimasto tipo per 2 minuti a terra dove stavano. Ho iniziato a svegliarmi un po' perché ero stordito e stavano alcuni miei amici strellavano perché poi loro, mentre che noi facciamo un sorpasso, praticamente mi hanno sparato e dove strellavano non ti alzare perché il cecchino una volta che magari spara e il bersaglio era questo qua, se ti vede magari ti alzi e ti spara un'altra volta, è molto più semplice, magari cambia posizione da uno all'altro. Certo, non hai appuntato lì. E infatti, fino a che ho aspettato magari una decina di minuti, hanno fatto un copre e poi sono venuti con una bella macchina potente di quella dell'esercito, ovviamente, e mi hanno preso da lì. Purtroppo abbiamo fatto il soccorso lì, e abbiamo del medico, tutto quanto lì, perché poi portare all'ospedale è comunque sempre una cosa un po' più complessa dove stavamo. E rimasti questi segni qua. Che sono quelli che tu puoi coprire perché Sì. ti ricordano ovviamente una guerra, ti ricordano che sei stato colpito. Da quanto tempo eri in guerra prima che accadesse che ti hanno colpito? Ho fatto combattimenti di circa 5 mesi, 6 mesi e poi il 7° mese più o meno mi hanno colpito, mi hanno sparato. E in quegli altri mesi com'era la guerra? Cioè che vuol dire stare in guerra? Le guerre praticamente quando entri per i primi giorni è normale, comunque non riesci a capire niente perché lì hai solo la paura di non morire, no? Piano piano ti abitui all'ambiente, a sparare, non sparare, vedere delle cose abbastanza magari un po' pesanti, no? All'inizio magari tutto ti fa pressione, vedere chi muore, che scoppia la testa, poi piano piano magari diventa una cosa normale perché Tuo collega morto, queste cose qui che magari ti segnano. certo, sono stati anche degli amici perché abbiamo magari fatto un percorso di un anno, poi comunque magari li perdi lì. Tra tutto comunque sono cose piacevoli tutto sommato. Ma a te è capitato di sparare a qualcun altro? Per difesa? Purtroppo guerra? sì, capita, purtroppo sì, capita. Purtroppo queste cose tu dici magari non capitano perché poi all'inizio magari dici io non lo farei perché poi una volta che l'ho fatto devi avere anche il coraggio di ammazzare una persona, no?
E una volta che l'ha fatto diventa poi, purtroppo, se non lo ammazzi ti ammazzano. E quindi devi andare avanti, devi combattere, devi magari seguire l'ordine, no? Piano piano è diventata una cosa normale dal terzo mese, è diventata per noi comunque facciamo i combattimenti però con il sorriso, scherzi, sigaretta, una pezzetta, quindi è diventata una cosa molto normale, molto come se fosse il ritmo della vita. Come fosse un lavoro. È un lavoro. Diventa un lavoro. Ma tu sei andato volontario o sei stato costretto? No, allora da noi l'esercito è un obbligatorio, come magari altri paesi magari hanno un esercito obbligatorio, però certo lì non è che puoi decidere io vado o non vado, combatto o non combatto, è che o combatti o non combatti purtroppo lì comunque sei ingoiato, quindi ti trovi lì, ti trovi magari con i tuoi amici, tutto quanto, devi avere il coraggio e vai avanti, cioè, comunque il Eri corso. giovane tu quando... Certo, sì, proprio come si dicono a Roma, un peschello. Pischello, Sì. e ti sei ritrovato in guerra con gli amici, qualcuno è morto, qualcuno l'avete ucciso, Certo. tu sei stato ferito, perciò è un'esperienza forte che ti sei riportato qui. E oggi tu abiti a Roma, no? Quando Sì. vedi magari i ragazzi che si lamentano di cose pure superficiali e tu ripensi magari alla guerra, ti viene a dirlo, ma a me mi hanno sparato in guerra e tu Sì. ti stai a lamentare che... Uscì la sera. Sì, certo, perché poi quando stai qua, magari noi, poi magari certi giorni lì non avevamo manco il cibo, perché magari anche il trasporto di cibo non ti arriva, dipende come si trovano magari in mezzo alla strada, magari ti rimane senza acqua. Magari certe volte devi fare la pepina ma non lo puoi farla a piedi, se no ti colpisci un sciacchino, magari devi farla Addirittura. mentre che stai sdraiato. Purtroppo sì, perché poi i combattimenti civili comunque sono un po' più complicati, magari aspetta combatte un esercito contro un esercito e poi comunque stavamo nelle zone, comunque stavano tutti i palazzi, quindi i sciacchini magari dall'altro lato hanno preso la loro posizione dove magari si mettono, tu non le vedi e per noi stiamo andando così, magari per combattere, però per loro era molto più semplice. La motivazione per la quale sei andato in guerra, no? Ce l'hai sempre chiara o a un certo punto dici, oddio, Noi non è che abbiamo deciso di fare la guerra, però sono stati magari dei ribelli hanno ribellato contro l'esercito siriano che magari non vogliono che l'esercito siriano continui a stare al Libano, dove noi magari stavamo lì, siamo trovati, per forza devi combattere. E quindi purtroppo è questa la motivazione, però da una cosa all'altra comunque è normale. E la guerra comunque è troppo, non è una cosa piacevole a tutti. Il rapporto col civili siamo un po' isolati noi perché dove arrivavamo a combattimenti stavano tutto isolato perché manco potevano entrare i civili lì perché c'è un grande rischio anche per loro. Quindi siamo sempre in una zona dove si stanno solo i fritti, i combattimenti solo. tu mi dicevi che praticamente la Siria e il Libano sono due stati adiacenti e lì la Siria è stata sempre in Libano con l'esercito, giusto? Sì, da quando è capitato, allora non vorrei sbagliare, dalle guerre civili al Libano, mi sembra degli anni 80, è capitato una guerra civile dove decide l'esercito siriano di andare lì per fermare la guerra civile, perché poi al Libano comunque stanno sunniti, sciiti, comunque stanno, dove è capitata questa una guerra proprio civile tra libanese, è intervenuto l'esercito siriano, poi da quell'ora è stato l'esercito siriano, diciamo tra una virgoletta, per controllare il posto lì, come magari l'esercito americano sta in Afghanistan, La guerra sta in Iraq. sta in Iraq per un fatto di sicurezza, per controllare magari e non succedono combattimenti o eccetera tra magari il civile e noi stavamo lì. Tu in realtà poi sei venuto in Italia dopo. Sì. E come ti è venuto in mente di passare dalla Siria all'Italia? Qual è stato il passaggio? Allora, il passaggio è stato un po' personale, non perché magari stavamo male in Siria o eravamo poveri, perché Siria è un paese, non è che c'è sta tanta povertà magari. Volevo cambiare un po' ambiente, volevo andare fuori, volevo cambiare tutto, volevo fare una vita nuova e da lì ho deciso vorrei partire. E sei venuto in Italia
E la lingua, le persone, come ti sei trovato? No, e per me è stata tutta novità perché vedere magari da un mondo all'altro, esci da una guerra, da un paese, magari certo abbiamo la cultura magari un po' più diversa qua, certo, e ti trovi magari qua in Italia, un paese magari diciamo un po' più aperto, dove che comunque accettano tutti. Certo. Tanto di cappello a chi viene da fuori, però c'ha voglia di C'ha fare, voglia di c'ha fare. voglia di costruirsi in futuro. Tu sei riuscito subito a lavorare in Italia? Sì, Che Sì. cosa, tu adesso che cosa fai, si può dire? non posso Non dirlo. puoi. Sì, Vabbè. sì. Ok. Lo chiediamo però, giustamente. Preferisco- Comunque faccio un lavoro artigiano. Fai un lavoro artigiano, no? Uno poteva pensare agente segreto, che ne so, No, qualcosa. no, però- Fa un lavoro normalissimo, però meglio non dirlo perché, ripeto, preserviamo la sua identità per un semplice motivo che comunque nel suo paese ci sono delle cose che potrebbero essere nocive per lui. Potrebbe ecco. creare problemi. Potrebbero creare potrebbe. problemi. Essere colpiti in quello che ti è successo, no? Quando sei stato colpito, è come quando c'hai una malattia che dici ma perché proprio a me? Cioè perché mi è capitato a me? No, perché quando stai lì le metti in conto queste cose, ti dovrà capitare, anzi dici ma è strano, cioè comunque perché magari quando ti alzi dormi, perché noi facevamo turni dove magari dormiamo 4-5 ore per riposo e poi ti svegli e inizia magari i combattimenti e quando ti svegli magari dici comunque magari ormai non lo sai se quando vai a fare il combattimento se torni no, come tutti, come quelli magari hanno fatto la guerra, comunque quando si sa quando vai ma non si sa quanto torni, come è successo comunque magari a tanti miei amici, andavano magari sul sorriso poi non tornavano più perché uno non sa magari quando ti tocca a te purtroppo. E non genera ansia? Cioè a parte te, c'era qualcuno che andava in ansia? Ci stanno tante persone che hanno ansia, però purtroppo quando ti trovi nel mezzo lì che fai? Non puoi tirarti indietro perché poi tu hai diciamo delle regole molto rigide per quanto riguarda magari l'esercito. Se ti scappi peggio è, quindi che fai? Magari ti trovi con i tuoi amici, con il tuo collega, dove magari un comandante che ti gestì in un modo magari abbastanza ti dà l'estima e tu comunque ti prendi coraggio e lo fai. Tu sei stato addestrato prima di andare a combattere? Allora io sono stato addestrato per fare la scorta, però tra questi addestramenti abbiamo fatto anche addestramento abbastanza pesante, come se fosse una squadra speciale e quando hanno chiamato le primi che li chiamano magari non sarà squadra dove che comunque sono preparati per fare questo e quindi io sono stato scelto non di persona però la squadra dove eravamo noi siamo stati scelti però uno non può mai pensare che comunque arriva un giorno a te ti scelgono magari per fare questo Che ti mandano tipo in prima linea. bravissimo caso. bravissimo Perché poi nelle guerre uno magari potrebbe essere fortunato e stare nelle seconde linee dove è tutto più tranquillo oppure direttamente dove stanno i cecchini nemici che ti stanno a sparare. certo noi Prima linea, siamo rischi tutti i giorni di morire. Sì, noi siamo addestrati ma solo per questo, per stare magari per le prime linee. È normale magari quando stai lì, comunque come tanti miei amici magari non hanno scelti. Potevo anche chiamarli, però io non potevo anche dire manco ai miei genitori magari che stavo in guerra, perché poi comunque cioè, mia mamma non sta molto bene magari di salute e mio papà magari non sta lì con noi, quindi ha tanto responsabilità, quindi io non farla preoccupare, magari dicevo stavamo facendo un addestramento o qualcosa del genere. E quando poi ti hanno colpito chiaramente è stata avvertita la famiglia? No, perché io poi quando mi sono svenuto il giorno dopo ho messo in piedi e ho iniziato a combattere di nuovo. Sei ritornato a combattere Certo. nonostante tu sia stato colpito perché, Sì, perché- c'era bisogno di uomini. Sì, perché poi lì dove stai magari ce ne stanno determinati uomini dove magari hanno delle fiducie, dove che magari tu devi stare lì perché ognuno di noi c'ha il suo ruolo, quindi devi stare col tuo ruolo. Poi c'erano anche i turni, perciò se manchi tu, uno invece di dormire 5 ore non dorme E proprio. diventa un po' più complicato. Quando è tutto finito ti propongono anche di andare dallo psicologo. Certo, comunque è normale, ti propongono andare a un psicologo dove magari, Militare. certo, Tu ci sei andato?
Ho pensato di farlo, non l'ho fatto, comunque perché è una mia decisione, ho voluto comunque lavorare su me stesso, perché certo normale sono rimasto tanto tempo chiuso con me stesso e senza raccontare questi racconti magari alle prime che ti capita, perché sono cose abbastanza personali. Sono delle cose, magari amici, comunque sono morti vicino a me, un braccio a me o tutto quanto, quindi ci ha piegato un po' di tempo perché ho voluto il mio tempo per smaltirlo e poi magari riesci a raccontarlo. Serve a te magari per sfogare un po' perché poi non puoi raccontarlo avanti tutti. Serve a altro probabilmente, magari per pensare, comunque è la vita bella, perché la vita è bella. È risaputo, no, che ci sono delle sostanze, droghe chiamiamole anche in alcuni casi, che aiutano un po' il soldato perché ci sono magari momenti difficili, momenti in cui il coraggio viene meno. Ti è capitato di vedere qualcuno che le utilizzava o ti è Certo. stato proposto? Magari ti metti, ti bevi una birra, ti bevi un whisky normale, magari stai più, hai un coraggio di più, hai comunque una spinta di più. Sostanze che aumentano magari riflessi, lucidità momentaneamente e poi dopo hanno effetti collaterali, è normale che non è che... Certo, magari te tengono un po' più sveglio, aspetta magari che arrivi magari dopo 10 ore, stai lì, magari ormai sei stanco, finito, magari una cosa del genere, comunque C'è l'aiuto. hai l'aiuto, comunque stai un po' più attivo. E è capitato magari i ragazzi che ne hanno fatto uso poi dopo questa guerra eccetera si sono ritrovati con delle dipendenze. Certo, è capitato dove magari tu esci da un tipo di passato molto difficile in guerra, morti, tutto quanto, dove ti trovi comunque con la droga che magari ti serve un altro percorso per smaltire. E ti è anche capitato che quando è finito tutto magari hai rivisto i parenti di amici che sono morti durante la guerra? Certo, molto molto difficile perché poi quando vai lì magari una mamma ti vede che tu sei l'amico del figlio e comunque ti abbraccia, comunque si mette a piani e volevano sapere come sono andate le cose. È una cosa certo normale. Cioè volevano anche sapere la tua testimonianza diretta, Certo. perché eri lì, un conto sai che gliel'ha detto l'esercito, gli ha mandato una lettera o gli Certo. hanno comunicato, un conto è che l'amico del figlio Sì. glielo racconta, e quelle sono esperienze difficili. Certo, magari volevano sapere come è successo. Se moriva un compagno vi dispiaceva, però non potevate fermarvi, era una guerra. E hai detto una cosa, moriva qualcuno, facciamo una preghiera. Sì. Però non è che tu dici oggi smettiamo, cioè non esisteva il fatto di arrendersi. No, lì no, non puoi arrenderti perché poi lì dove stavamo, diciamo, un posto delicato dove c'è sta l'ordine e comunque magari seguire, perché poi sai, prima magari non c'è sta troppo telegiornale e pubblicità, giornaliste, erano molto di meno, quindi Certo. magari quando capita una cosa del genere, magari devi fare una cosa ma non devi fare magari troppa aria, troppe, sennò poi diventa magari troppa pubblicità, troppa cosa, giornaliste, quindi devi anche Devi essere essere una molto cosa discreto. bravissimo. Ma non ti mancava la tua gioventù? Nel senso, tu sei andato che eri un ragazzo, no? Sì. Pischiello. Magari gli amici, il divertimento, le cose futili, uscire la sera, chiacchierare. Ti ritrovi proiettato in guerra, la possibilità anche di morire, vedere altri morti e di uccidere. A un ragazzo quanto gli poteva mancare poi la vita normale? Tanto, certo tanto, perché magari quando stai lì, comunque magari ti alzi a mattina, non lo sai, quello che ti capita magari dopo un'ora, 2 ore. Cioè non pensi ai bei vestiti, Lavo, Certo, cioè magari potevi pensi stare i tutto. giorni che non te lavavi. Certo, pensi anche al cibo, quello buono che mangiavi, magari una bella forchettata, però lì quello che ti arriva devi mangiare, non è che lì magari Se ti puoi t'arriva poi, come Se diciamo ti prima. arriva a certe volte magari l'altro lato dove magari fanno posti di blocco non fanno magari arrivare il cibo normale per non continuare, no? Ti è capitato di stare tanti giorni senza mangiare?
Capitato, abbiamo mangiato anche pezzi di pane, quello che ce ne stanno l'abbiamo mangiato questo, perché se no non reggi in piedi, dopo 2 giorni non è che poi sta comunque tutta questa con una bella forza per combattere, perché lì deve essere anche sveglio di cervello, i movimenti, comunque Stai sempre sotto attacco. Quando è che poi è finito e tu te ne sei andato? è finito quando hanno deciso Comunità Europea tutto quanto e che l'esercito siriano dovrà comunque abbandonare Libano per sempre e noi poi lì siamo ritirati. E da lì, da quel momento, tu sei tornato a vivere praticamente. Sono Hai preso le tue decisioni. Certo, sono tornato a fare la vita normale come una trascorta con un comandante, come prima. È finito il turno mio, ho finito la scadenza del militare da noi. Non mi hanno congelato perché mi hanno dato 4 o 5 mesi perché tu devi stare magari in Siria e non puoi uscire subito, magari finisci un combattimento o devi uscire. Infatti io quando ho finito sono stato un annetto più o meno, facevo tante tentativi per uscire fuori, però è stato molto complesso perché tu comunque sei stato in una zona delicata e tanti nomi li conosci e tante cose lo sai, magari loro non vogliono tu esci fuori con la memoria fresca. Con la memoria fresca e Certo. racconti quello che è successo. Sì. Perché c'erano delle cose che non andavano raccontate. Qualsiasi guerra al mondo si sta sempre comunque qualcosa, poche persone che lo sanno, magari quelli stanno nel campo. Quando tu hai ripreso la vita normale, è stato complicato dimenticare quel tipo di vita che era. È una cosa un po' complicata perché è un fatto che racconti adesso dopo tanti anni, stai un po' più sciolta, racconti come se fosse una storia normale. Un fatto magari che tu racconti quando stai lì, o magari quando finisci, comunque diciamo sei danneggiata, però comunque sei un po' cambiata, hai un carattere magari, non ti dico un po' più aggressivo, però magari hai delle scatti, non sono normale. E ho voluto anche un po' di tempo per scordare tutto, per magari uscire a tornare come prima. Cioè ritornare alla vita normale ci è voluto sicuramente un po' di tempo, essendo abituato a stare su un fronte nemico, in allerta, poco sonno, mangiare un po' così, una vita così, quando ritorni alla vita normale. Ci vuole tanto tempo e tanta forza a livello anche di testa, perché purtroppo tante persone magari a livello psicologico, a livello non sono riuscite ad andare avanti o magari creare famiglia o creare magari nient'altro. Comunque una storia particolare ed è importante anche trasmetterla perché comunque chi è andato in guerra era volontari, gente che comunque lo fa a livello di scelta, no? Parliamo di militari eccetera, ci sono state tante guerre, fa molto riflettere quello che poi tu hai vissuto, essendo pure tu giovane tra l'altro. Certo. Potresti essere il coetaneo di tanta gente che vede il video. Se voi avete delle domande, se volete chiedere qualcosa, scrivetelo qui nei commenti, nei limiti del possibile, poi uno cerca anche di dare una risposta. Fateci sapere che cosa ne pensate voi, perché la guerra, il fatto che un ragazzo giovane provi questa esperienza, anche la forza poi dopo che è finito il militare, è finita la guerra, viaggiare, scegliere anche di cambiare vita. Ho deciso di cambiare tutto, dove ho cambiato terra, tutto quanto, ma non perché non trovavo bene, però comunque ricordi bene o male se ne parla, ti trovi lì. E infatti a livello psicologo devi lavorare tanto. Io sono riuscito a uscirmi, ma dopo tanto tempo, io per 2 o 3 anni anche magari è rimasto le notti a svegliarmi sempre col sudore, che comunque con l'ansia, che comunque perché è normale. E piano piano poi comunque ormai sono passati tanti anni e quindi Ti capita ancora qualche volta e ti svegli? qualche volta imbarazzato. ogni tanto magari mi capitano delle cose che mi vengono in mente, magari delle cose capitate, mi capitano ogni tanto. Poi dipende, certo, se magari ti metti a pensare a quello che è successo nel 2005, e comunque sono tantissimi anni, è normale, magari ti vengono in mente, sono dei ricordi, comunque stanno lì, è un po' difficile cancellarli, però fare finta per non ricordarli. Credo dimenticare, non dimenticherai mai. No, questo purtroppo il tempo non ti fa dimenticare le cose, certo.
però Quando poi- sarai vecchio vecchio proprio, sai, magari sarai un signore anziano, allora lì... Vabbè, io intanto ti ringrazio perché, poveraccio, se stava a far tatuaggio, stava qua, io ho detto, senti, te va, te fa una chiacchiera ai 5 minuti, poi è diventata probabilmente molto più lunga. Te salutiamo, se volete sapere altre cose scrivetecelo qui nei commenti e ci vediamo alla prossima, ciao!